Ciao a tutti, il terrore della solitudine impedisce di prendere le giuste decisioni in amore. Se noi temiamo la solitudine, temiamo di rimanere soli, tenderemo ad accettare delle situazioni spesso inaccettabili, ad accettare dei compromessi che vanno a colpire, che vanno a ferire la nostra dignità personale. Tutto questo per evitare di potersi sentire soli. E paradossalmente però più abbiamo paura della solitudine, quindi paura di essere abbandonati, più ci innamoreremo quasi in modo ossessivo di persone che con il loro comportamento ci amplificheranno questa paura. Non saranno persone, ad esempio, nei secoli fedeli come l'Arma dei Carabinieri, ma saranno persone che tenderanno a farci vivere abbandono, che tenderanno a farci vivere solitudine, in modo tale che mentre la nostra parte logica farà di tutto, quindi per gratificarle, per compiacerle, per paura che ci possano lasciare, la parte emotiva si vivrà questo pathos dell'abbandono, della solitudine, mi lascerà, non mi lascerà, dove sarà, avrà conosciuto qualcun'altra, avrà conosciuto qualcun altro. Questi sono i pensieri paranoici che vengono, no? E adesso se conosce un altro mi lascia, se è iscritto nella nuova palestra, magari conoscerà una donna che lo farà innamorare e a me mi lascerà, mi abbandonerà. Quindi tutte queste paure vengono fuori sempre in modo forte, in modo diretto e coinvolgono. Sì, coinvolgono perché paradossalmente se una persona si presenta a te come sicura, certa, che non ti lascerà mai, nei secoli fedele, tu non la riterrai significativa perché una tua parte, la parte emotiva, vuole viversi questo tormento, altrimenti non avresti paura dell'abbandono. Ogni volta che noi abbiamo paura dell'abbandono e della solitudine è perché mettiamo in atto un meccanismo di difesa verso abbandono e solitudine e mettiamo in atto un meccanismo di difesa perché dall'altra parte ne siamo attratti. Dall'altra parte ne siamo attratti, altrimenti se non ne fossimo attratti non scatterebbe questo meccanismo perverso. Per cui devi capire questo concetto, iniziare a autosomministrarti l'abbandono eventualmente, autosomministrarti le emozioni dell'abbandono e non aver paura, fare degli atti di coraggio, perché se tu ti vivi deliberatamente l'abbandono, dici questa situazione non mi piace, me ne fotto dell'abbandono, anzi che è la parte emotiva, vuoi l'abbandono, te lo do io, e lasci quella persona con decisione, con forza, prendi una decisione con forza, con decisione che va nel senso della tua dignità, della dignità personale, allora otterrai dei grandi risultati. Quest'atto di coraggio ti permetterà di stravolgere completamente la tua vita in positivo, aumenterai la tua autostima e paradossalmente ti libererai dalla paura dell'abbandono, perché gliela somministri tu, non aspetti che siano altri a somministrarla. E allora la parte emotiva capisce che tu sei un alleato e non ti penalizzerà più, non avrà più questa necessità, ma inizierà a nutrirsi di emozioni positive, inizierà a nutrirsi di polpette buone, inizierà ad abbeverarsi dalle sorgenti di acqua pura e non più dalle pozzanghere di acqua putrida, sporca e piena di fango. Bene, per questo video è tutto, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Teramasco, iscriviti al canale e iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti.